Ciao, sono Andrea Ranocchia e questa è Inter Memories. Vado? Apro un po' la scatola dei miei ricordi. Questo è il mio primo ricordo quando sono arrivato all'Inter, perché è il mio esordio a Catania. Sono passati tanti anni, però questo è comunque un ricordo indelebile perché è la prima volta che indossavo questa maglia, è la prima volta che ho giocato con grandissimi giocatori. E la cosa incredibile che mi ricordo di più, che mi faceva più impressione, è che mi dicevano quando sono arrivato non c'è più spazio per mettere le patch dei trofei che i ragazzi avevano vinto pochi mesi prima. Era una maglia pesante, però l'orgoglio di indossarla, il fatto di poter condividere lo spogliatoio, il campo con tutti questi grandi campioni, per me è stata una grande emozione, è stato un grande bagaglio e ho appreso tantissimo in questi anni. In quell'anno lì soprattutto perché io ero molto giovane, venivo da un'esperienza prima a Bari, comunque una squadra diciamo neopromossa che si doveva salvare, poi ho fatto 6 mesi a Genova e poi sono arrivato qui e condividere questo spogliatoio con questi campioni, vedere come si allenavano, vedere come gestivano le partite, gli allenamenti, le emozioni, per me è stato un bagaglio incredibile e tuttora ho ricordi nitidi di quello spogliatoio e di tutte le emozioni che poi riuscivano a tirar fuori. Ognuno nella propria cultura, nel proprio modo di giocare a calcio, però è stata per me la prima volta dove mi sentivo di essere arrivato in una grande squadra e soprattutto ogni giorno per me era una scoperta, guardando insomma, Zanetti, Materazzi, Stankovic, Eto'o, Sneijder, Milito, non voglio fare dei torti a nessuno, ma facevi fatica a dire chi era più forte dell'altro e per me è stato un grandissimo ricordo. Questa è l'unica maglia che ho, diciamo, non l'unica maglia, ho questa maglia e un'altra di quell'anno lì e la conservo con grande gelosia. Io mi ricordo il primo allenamento che ho fatto con i ragazzi che abbiamo fatto sul campo, che adesso lo chiamano tribuna. C'erano i tifosi perché all'epoca insomma tanti tifosi potevano venire a vedere gli allenamenti. Mi ricordo che abbiamo fatto subito una partitella tra di noi. C'era Sneijder, io giocavo contro Sneijder quella partitella lì, era appena arrivato, quindi dovevo capire un po' come funzionava, anche i ritmi che si tenevano. E in quella partita lì praticamente era molto tirata, mi ricordo che c'era questo grandissimo agonismo anche nelle partitelle di vincere, poi c'era sempre diciamo, la presa in giro post partitella e in quella partitella lì praticamente Sneijder non aveva toccato molti palloni e c'era Marco Materazzi che giocava con me che lo prendeva in giro come era solito fare insomma, per alzare un po' l'agonismo. E a un certo punto, quasi a fine partitella, Sneijder stoppa la palla da metà campo, la sposta, tira l'incrocio, finisce 1-0, finisce la partita e Wesley ha detto a me mi basta solo un pallone per fare gol, non me ne servono tanti. E da lì ho capito ok, questi sono grandi giocatori. Tuttora mi viene la pelle d'oca a ripensare a questo primo impatto con questa grande squadra e lì ho capito che era diversa da tutte le altre squadre. Questa la appoggiamo, la teniamo da cura perché, ripeto, c'ho solo questa e tiriamo fuori quest'altra. E questa è stesso anno, qualche settimana dopo diciamo, dell'esordio in campionato, ho fatto il mio primo esordio in Champions League con la maglia dell'Inter 2010
e questa è un'altra maglia per me storica perché già mi ero un po' ambientato al momento di questa partita, già insomma, avevo preso confidenza con i ragazzi, con l'ambiente, già avevo capito che giocare in una squadra così era differente, totalmente differente da tutte le altre. Qui da subito si puntava a vincere tutte le partite, a vincere giocando bene e a dominare il gioco. Questa maglia qui l'ho indossata per la prima volta in Champions e contro il Bayern Monaco. Purtroppo questa partita qui non è andata bene perché abbiamo perso 1-0, però dopo fortunatamente ci siamo rifatti al ritorno con quella partita storica e con quel mio poi salvataggio che tanti poi ogni tanto mi ricordano per importanza e anche per come è successo, perché sinceramente non lo so neanch'io con cosa è successo in quel momento, però l'importante è che la palla poi non fosse entrata. E l'esordio in Champions è un'altra cosa un'altra giornata, un altro momento della mia carriera, della mia vita che mi ha segnato, perché comunque io avevo 3 sogni quando ero piccolo: finire nelle figurine, che ero un grande collezionista, giocare in Serie A e giocare in Champions League. Vabbè, quarto diciamo anche giocare in nazionale, fortunatamente sono riuscito a fare anche quello. E questo era un altro obiettivo che poi avevo raggiunto. Quella partita lì mi ricordo l'ambiente, mi ricordo comunque l'Inter veniva era detentrice del titolo, quindi le emozioni erano forti, le aspettative anche, perché naturalmente una squadra che detiene il titolo cerca sempre o vuole sempre cercare di arrivare sempre fino in fondo, soprattutto in Champions League, soprattutto l'Inter in quegli anni lì. L'emozione era così tanto forte che ti dico, ad oggi non ho grandissimi ricordi di quella partita, perché ero veramente sopraffatto dall'ambiente, da quello che poi ne conseguiva, e poi giocavamo contro il Bayern Monaco, squadra che poi l'Inter aveva battuto l'anno prima alzando la Champions, quindi l'attesa era tanta e i miei ricordi insomma sono i miei ricordi, le mie emozioni tuttora sono grandi quando ricordo quel giorno lì. E diciamo che questo è stato il terzo obiettivo che ho raggiunto in quell'anno, ecco, giocare in Champions per l'Inter è stato fantastico. Un'altra cosa importante per me è che durante quella partita, la prima palla che ho toccato, ho rischiato subito di far gol su cross di Wesley. E diciamo che sì, qualche gol l'ho fatto nella mia carriera, magari probabilmente ne avrei potuti far più. Se fosse entrata quella sarebbe stato importante, però diciamo che un altro ricordo mi lega a questo fatto qua. Quello che mi lega tanto al ricordo in Champions con l'Inter è la partita di ritorno, insomma, dove, come ho detto, ho effettuato quel salvataggio, e quella è stata una partita storica perché sembravamo in qualche modo spacciati ad un certo momento, giocare fuori casa in svantaggio e comunque contro il Bayern molto forte, perché era una squadra veramente forte all'epoca. Ci sono stati 2 lampi, soprattutto poi l'ultimo che ricordiamo tutti, l'esultanza di Goran, quando abbiamo fatto il 3-2, insomma anche a pochi minuti dalla fine. Mi ricordo che io sono andato a abbracciare, c'era Stankovic, c'era Materazzi che ci è venuto sopra. È stata un'esultanza storica, no? Che poi ricordano tutti, e anche quello mi lega molto, perché poi in quella partita sono successe tantissime cose. È stata una partita molto intensa, anche per noi molto divertente, perché poi durante una partita quando succedono tante cose noi ci divertiamo molto, e ti dico la verità, quando l'arbitro ha fischiato la fine un po' ho gioito tanto, perché avevamo passato il turno, però un po' mi è dispiaciuto perché la partita era finita e io avrei voluto giocare 2 giorni, perché tanto ero certo che non l'avremmo mai persa. E quindi questo è un altro bel ricordo che mi lega a questa maglia e a quel tempo lì. Quest'anno qui poi fortunatamente siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, che è stato il mio primo trofeo con l'Inter. E sì, io sinceramente quell'anno lì avevo la sensazione che quella squadra lì potesse fare qualsiasi cosa. Poi diciamo era stato un anno un po' travagliato, perché ci sono stati 2 allenatori, insomma cambi di giocatori, un mercato,
secondo me a fine anno siamo arrivati un po' scarichi di energie, purtroppo non siamo riusciti a vincere il campionato. Quell'anno lì mi lega anche a un ricordo importante perché è stato il mio primo trofeo con l'Inter e la finale a Roma contro il Palermo. Sì, avevo quella sensazione che l'Inter in queste partite qua, in quel momento lì, non avrebbe mai perso. Possiamo anche questo per ricordo, lo leggiamo qua. E adesso prendiamo quest'altra parte della mia carriera, un po' più avanti. Queste sono le mie 2 fasce di capitano che indossavo a seconda del colore della maglia, quando appunto ho avuto l'onore, il piacere, il divertimento anche di indossare la fascia di capitano. La prima volta che l'ho indossata eravamo in un Inter Palermo, dove Pupi purtroppo si è fatto male quell'anno lì e durante la partita insomma mi ha passato la fascia e è stata un'emozione incredibile. Un grande dispiacere per Pupi perché poi aveva subito un infortunio veramente grave. Ma come sempre lui dopo pochi mesi era tornato meglio di prima. E io ho avuto qualche anno dopo, ho avuto il piacere di indossare questo oggetto, che poi in verità è un oggetto fisico, però è un oggetto un po' che incarna anni e anni di storia, insomma, seppur io la fascia di capitano non l'ho indossata per tanto tempo, però è stato un onore incredibile, è stata una grandissima responsabilità, è stato un momento di grande crescita personale. Nella storia dell'Inter, centenaria dell'Inter, poche persone possono dire di aver indossato per un anno, insomma, per tante partite la fascia di capitano. Purtroppo in quel momento lì la situazione non era facilissima da gestire, era un Inter in cambiamento, in transizione, diciamo, come capita insomma in tante squadre, in tutte le squadre, no? Nel momento in cui si chiude un ciclo, se ne apre un altro, io ero presente insomma nel momento dove diciamo le squadre, l'Inter aveva vinto tanto e poi c'è stato un momento di anni di cambiamento e adesso fortunatamente è tornata insomma ai livelli di quando c'erano quei grandi campioni del triplete. E quell'anno lì soprattutto è stato difficile, però è stato un momento di grande orgoglio per me. Ho cercato sempre di poter fare il massimo per tutti quelli che erano intorno a me, per tutti quelli che giocavano, ma anche per tutti quelli che erano a fianco della squadra, che aiutano tuttora insomma, i ragazzi a giocare bene, a fare il meglio possibile. E ho cercato di prendermi tutte le responsabilità possibili, ho cercato di migliorare, no? In tutti gli aspetti e per me tuttora aver potuto indossare questi oggetti è un ricordo indelebile. Questi li custodisco con grande cura. Ho anche la fascia che poi mi ha passato Pupi per quel giorno a Palermo e sono molto orgoglioso di aver potuto indossare questa icona. Ecco. Possiamo queste, prendiamo, questo si è anche rotto. Non è un ricordo particolare, nel senso che l'ho voluto portare qui perché diciamo, rappresentano le mie 2 squadre a cui sono più affezionato, no? In cui ho ricordi di calcio vero, di prime volte soprattutto. Questo nello specifico era un trofeo San Nicola che abbiamo fatto giù a Bari. Era la prima volta che poi rincontravo il mio Bari da giocatore dell'Inter. L'Inter e il Bari l'ho sempre avuto nel destino perché poi ho fatto il mio esordio in Serie A con il Bari e il mio esordio l'ho fatto proprio qui a San Siro contro l'Inter, quando l'Inter poi a fine anno ha vinto il triplete, quindi siamo venuti a San Siro con il Bari, ci davano per spacciati prima della partita perché eravamo neopromossi. Era la mia prima partita in Serie A e la prima partita di Bonucci, che poi insomma tuttora
ci ricordano in giro per aver fatto cose importanti in quell'anno lì. E appunto insomma, queste due squadre sono state sempre nel mio cuore. Questo Gagliardetto era la prima volta che incontravo appunto il Bari da giocatore dell'Inter. Ho questi ricordi del Bari, naturalmente per me è stata casa, è stata la mia prima esperienza veramente lontano da casa, è stata dove sono riuscito a vincere il primo campionato di Serie B, dove abbiamo fatto una festa in piazza con 100.000 persone, un giorno incredibile, un percorso bellissimo, dove ho incontrato comunque due allenatori che mi hanno fatto crescere tanto, il primo Antonio Conte, poi Giampiero Ventura, che mi hanno dato veramente tanto anche per il resto della mia carriera, tante conoscenze. E poi appunto l'esordio in Serie A contro quella squadra leggendaria. Purtroppo un ricordo anche un po' spiacevole perché è stata il ritorno di quell'anno lì. Praticamente la partita prima mi sono rotto il crociato, ero giocando con il Bari, mi sono rotto il crociato a Firenze, e la partita successiva era un Bari-Inter giù al San Nicola. Poi ha fatto gol, ha fatto vedere la mia maglia, che io insomma, mi ricordo che mi ero appena svegliato dall'operazione, è stata un'emozione molto forte perché comunque mi volevano bene giù e tuttora mi vogliono bene. E poi ecco, sono sempre stati incroci particolari tra me e poi queste due squadre, quindi è un Gagliardetto che non rappresenta un po' questo giorno specifico, ma rappresenta un po' il mio percorso calcistico degli ultimi insomma, gli ultimi 15 anni della mia carriera. Poi quando sono tornato anche la situazione all'Inter era diversa, per cercare di far tornare l'Inter ai livelli che poi meritava. E quando sono tornato in ritiro sinceramente io non sapevo se rimanevo ancora all'Inter oppure no. Sì, avevo un contratto, però era tutto da vedere. C'era Luciano Spalletti in panchina, ho iniziato il ritiro. Sicuramente io ero diverso, avevo altre motivazioni, ero un po' ripulito, no, da quello che poi mi era successo negli anni precedenti. Soprattutto giocare in Inghilterra mi ha aiutato tanto perché sono proprio volato via, proprio nel vero e proprio senso della parola. Sono tornato e stavo bene, mi sentivo bene, in fiducia, si stava delineando anche un gruppo importante con dei valori che iniziavano a costruirsi. C'è stato un episodio che poi magari tanti ricorderanno, tanti no, non lo so. Durante il ritiro insomma c'era un tifoso che mi insultava mentre facevamo le corse, quindi io ero anche molto affaticato. Questo tifoso comunque continuava a insultarmi e Luciano Spalletti ha deciso di raggiungerlo lì alla rete e ha iniziato, insomma, non dico a inveire, ma gli ha detto: guarda, ok, se devi far così, stiamo iniziando l'anno, stiamo iniziando la stagione, questi sono calciatori dell'Inter, se devi far così vai via, qua non ti vogliamo, qua servono tifosi che poi cercano di sostenere la squadra, no? Soprattutto magari a inizio anno dove ancora è tutto da delineare, da costruire. Dopo quell'avvenimento lì, sinceramente poche persone nel calcio hanno fatto questo per me. Io sono andato lì, l'ho ringraziato, abbiamo parlato e Luciano mi ha detto: ok, guarda, io voglio che tu rimani qua perché per me sei importante in questo gruppo. E da lì è iniziato la mia seconda vita all'Inter, no? Il mio modo di sentirmi importante, il mio modo di allenarmi e farmi trovare pronto. Sì, è vero, nella mia seconda parte all'Inter non ho giocato tantissime partite, però sinceramente questo posso dirlo con tranquillità, ne ho sbagliate veramente poche. Mi sono sempre fatto trovare pronto, l'allenatore io avevo una grande stima degli allenatori che sono, diciamo, in questa seconda parte che sono venuti all'Inter e loro lo stesso di me. Mi sono sentito parte di un gruppo importante, mi sono sentito anche molto importante nel gruppo, nella gestione, nel consigliare un po' anche i ragazzi giovani, i nuovi che arrivavano, perché poi comunque il mio background è stato ampio perché ho vissuto una parte dell'Inter del triplete che, come dicevo prima, mi ha dato tanto. Ho vissuto anche momenti difficili qua all'Inter dove diciamo, mi hanno fatto imparare e soprattutto nella seconda parte di Inter, quindi da Spalletti in poi, sapevo consigliare anche le cose che non andavano fatte.
e i ragazzi comunque, non dico mi ascoltavano, però c'era un colloquio giornaliero, c'erano dei consigli, c'erano tante cose che poi hanno portato che nell'era Spalletti siamo tornati a giocare la Champions dopo tanti anni, e questo per una società in crescita è un traguardo molto importante, no? Per tutte le cose che ne conseguono, e come dico sempre, insomma, Spalletti è stato il primo che poi ha messo il primo mattone per poi ricostruire quello che è l'Inter di oggi. Adesso appoggiamo anche quest'altra parte della mia vita, e questa è una cosa un po' particolare, è un'usanza degli ultimi anni, credo. Io non credo che sia un'usanza di molto, molto lontana. Questa è la rete di San Siro, quando diciamo non abbiamo vinto lo scudetto effettivamente, perché non l'abbiamo vinta dopo la partita con il Crotone, che tra l'altro purtroppo non l'abbiamo vinta sul campo, ma l'abbiamo vinta in un giorno in cui avevamo il giorno libero, quindi ognuno era in qualche parte d'Italia e d'Europa, ognuno di noi. E questo è stato, insomma, il giorno che ci hanno dato la Coppa della Serie A, e oltre comunque alla Coppa io ho voluto portare via questo ricordo che diciamo che è un'opera unica, no? Un pezzo unico, e si saranno arrabbiati anche quelli della manutenzione di San Siro, però va bene. E questo è un altro ricordo che custodisco gelosamente, non tanto per quello che è, ma per quello che rappresenta. Insomma, vincere uno scudetto con l'Inter è stato sempre un altro sogno, soprattutto dopo tanti anni che ho passato qui, tanti momenti che ho vissuto con questa maglia, tanti ragazzi che sono passati dentro, allenatori, insomma tutti quelli che ruotano intorno all'Inter aspettavano questo momento da 10 anni, e quindi una volta che siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo è stata una gioia immensa per me personalmente, per i ragazzi, per la società, per i tifosi, per tutto il mondo Inter. È stato un altro tassello, un altro passo che ha fatto sì che poi l'Inter sia tuttora oggi è una delle squadre più forti che c'è in Italia, probabilmente la più forte c'è in Italia e una delle più forti che c'è in Europa. Questo trofeo, io parlo di trofeo, diciamo, questa è la rete che rappresenta un po' quel giorno lì, ha fatto sì che poi l'Inter continuasse a essere una squadra vincente. Era importante alzare il trofeo della Serie A in quel momento lì, perché ne venivamo dal Covid, da momenti veramente complicati, no, per tutti, sia nel nostro mondo, no, che poi è una nicchia, ma per un paese intero, per il mondo intero, per tante persone e per i tifosi interisti era un momento importante. Era obbligatorio vincerlo in quell'anno lì. Venivamo da un anno difficile, da un anno senza pubblico. L'anno prima avevamo giocato, diciamo, l'estate, perché insomma c'è stata l'interruzione con il Covid. Il mister Antonio Conte ha chiesto tanto alla squadra e la squadra ha dato tanto ai tifosi, a noi stessi, all'allenatore, alla società. È stato il coronamento di un percorso che era iniziato qualche anno prima e che poi noi siamo riusciti a raggiungere. Vincere lo scudetto con l'Inter rimani nella storia di una società leggendaria, di una squadra centenaria, di tanti campioni che sono passati qua dentro. E io anni prima, così, lo dicevo, non dico per scherzo, ma un giocatore magari prova a dirlo, poi se si avvera bene, se non si avvera no. Io avevo sempre detto durante le interviste che non sarei andato via dall'Inter se prima non fossi riuscito a vincere un campionato, e alla fine ce l'ho fatta. Per me è stata questa diciamo, la chiusura di un percorso che durava ormai da più di 10 anni. In quegli anni, ripeto, non ho giocato tanto, però mi sentivo comunque importante. Mi sentivo importante perché gli allenatori da Spalletti a Conte a Inzaghi mi facevano sentire importante, perché ho capito che comunque la partita sì è importante per un giocatore, certo che avrei voluto giocare più partite,
però ho messo in secondo piano il mio essere, il mio io, e ho messo più in primo piano l'importanza di una squadra, l'importanza di giocare in una squadra che vince trofei, l'importanza di trovarsi bene in uno spogliatoio, in un ambiente. E credo che poi i tifosi questo l'abbiano capito. Credo che non posso piacere a tutti, nessuna persona può piacere a tutti. Tuttora no, ci sono tifosi che magari ogni tanto si ricordano, ok sì, però non era bravo, sì, però ha fatto questo. Però la maggior parte dei tifosi ad oggi mi riconoscono un po' l'impegno che ho messo, la dedizione, la voglia, il modo magari di aiutare anche chi giocava, chi arrivava insomma nelle varie sessioni di mercato. Io ho sempre pensato, diciamo, con la vecchiaia, con l'esperienza, che era molto più importante farsi trovare pronto e giocare bene quando il mister mi dava l'opportunità, che poi magari giocare 40 partite, magari per fisicità, per mentalità, magari la metà delle partite non giocarle a un ottimo livello. E poi la cosa più importante per me è che l'Inter fosse tornata comunque a competere per vincere dei trofei. E un altro ricordo che se ne va. E questa è proprio l'ultima mia parte della carriera qui all'Inter. Vabbè, questo è un giorno che mi ricordano in continuazione tantissime persone. Questo è il giorno di Coppa Italia di Inter-Empoli. Era gennaio, era molto freddo. In quel giorno lì il mister mi ha dato l'opportunità di giocare. Sulla carta queste partite di gennaio sembrano sempre semplici, no? Insomma, anche l'Empoli non era una squadra di primo livello, però sono sempre molto insidiose, perché magari il mister cerca di far giocare chi ha giocato meno, quindi manca un po' di ritmo partita, un po' di preparazione anche alla partita. Diciamo che si dà più importanza, no, a partite più importanti in questo periodo qui. Però insomma il mio ricordo è indelebile, perché la partita era difficile, il risultato incerto, anzi in verità prima a un certo punto noi eravamo fuori dalla Coppa Italia per una squadra come l'Inter, soprattutto in questo momento qui dove si era tornati, no, a essere competitivi in tutte le competizioni. È importante andare avanti e non uscire subito, insomma, alle prime battute. E poi ecco questo lampo che sono andato avanti, una palla lunga messa in area, una sponda, e ho visto rimbalzare questa palla e ho provato a colpirla nell'unico modo in cui potevo colpirla, in rovesciata, semi-rovesciata chiamiamola. E quando ho visto che la palla è entrata dentro, prima non ci credevo. E poi mi sono reso conto di aver fatto una grande cosa, ma non tanto per il gesto tecnico, che poi fortunatamente ecco, è stato anche il mio ultimo gol in carriera, quindi diciamo che ho chiuso in bellezza, ma è stato molto importante perché poi da questo gol siamo riusciti a passare questo turno, e poi si è riusciti a vincere una Coppa Italia, che comunque è un trofeo in più, che comunque è un percorso che si porta a termine. E poi io, come sempre, ringrazio sempre i miei compagni che poi hanno giocato le partite successive, hanno giocato la finale e abbiamo vinto la finale, perché se poi i miei compagni non fossero riusciti, insomma, a vincere questo trofeo, insomma, mi metto dentro anch'io, ma poi non sono sceso in campo nelle partite successive, il mio gol non sarebbe stato ricordato così tanto. Tuttora, guarda, è uno dei ricordi più belli. E poi questo anno qui è stato il mio ultimo anno, quindi finita quella stagione ho interrotto il mio percorso all'Inter, ma è stata, diciamo, in quegli anni lì con Simone Inzaghi, con quel gruppo lì mi sono divertito tantissimo, perché eravamo proprio molto legati, si era creata un'alchimia tra di noi, si era creata una vera amicizia.
e si era creata anche, secondo me, una mentalità che poi è quella mentalità che poi il mister sta cercando di portare avanti, no? Con i nuovi arrivi, no? Degli ultimi anni, con anche il percorso che stanno facendo, che hanno fatto l'anno scorso con la seconda stella. Ecco, in quegli anni lì si è creato tutto questo e io sono contento perché tuttora, insomma, quando vado a salutare i ragazzi ad Appiano, quando li vedo in giro, quando li sento per telefono, c'è questo legame che non si può dimenticare, no? Perché poi gli anni passano, insomma, i calciatori cambiano, le squadre cambiano, però insomma, le emozioni che provi durante questi anni, queste vittorie, queste sofferenze, no? Queste pressioni, queste passioni, poi te le porti dietro per tutta la vita e questi legami li avremo per sempre. Una curiosità, diciamo, del mio percorso all'Inter è che quando sono arrivato nel gennaio 2011, diciamo, a fine anno abbiamo vinto la Coppa Italia e l'ultimo anno mio all'Inter, quindi nel 2022, 11 anni dopo, me ne sono andato appunto con questo trofeo in mano, con la Coppa Italia in mano, quindi ecco. Un po' sono tante cose nello sport, nel calcio che poi sono un po' strane, tante coincidenze, però che ecco, sono contento perché ho chiuso veramente un cerchio. E per ultimo, diciamo quest'altro bellissimo ricordo, no? Questa è arrivata già alla fine, quando avevo già deciso di appendere le scarpette, avevo già smesso, sono venuto a San Siro a vedere una partita che era Inter-Bologna e prima della partita la società mi ha voluto dare questo riconoscimento, mi ha consegnato questa teca prima della partita e diciamo, l'ho esposta davanti ai tifosi e anche lì insomma, è stato un momento molto emozionante perché era un momento un po' della mia vita complicato perché si chiudeva una parte che è quella da calciatore e se ne apriva un'altra. E era la prima volta che tornavo a San Siro da spettatore e è stato una bellissima giornata, una grandissima emozione, un bellissimo riconoscimento e anche lì insomma io ogni tanto penso tanti calciatori danno tante cose per scontate, ma ecco, essere comunque riconosciuto, voluto bene sia dall'ambiente, dalla società, dai ragazzi, dai tifosi dopo aver smesso non è una cosa scontata. E questa teca che poi diciamo, me la sono messa a casa diciamo, è la chiusura della mia carriera e è stato un riconoscimento molto, molto bello per me. Tuttora io comunque sono sempre in ottimi rapporti con la società, con i ragazzi, con il mister, sono sempre molto contento quando vado su a trovarli, quando sei interista una volta sei interista per sempre, no? Dicono, e è la verità, io a questo ambiente gli voglio bene, a tutti i ragazzi che poi ho conosciuto in questi anni, tutti i giocatori che sono passati e tutti i ragazzi che poi lavorano dietro le quinte, no? Per far sì che la squadra abbia tutti i comfort e le possibilità per poi esprimersi al meglio, sono sempre stati importanti per me e quindi sono veramente contento tuttora insomma, di far parte di questa famiglia. L'Inter per me è famiglia.